Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo nella città operaia per definizione, il cuore pulsante dell'industria britannica. Questa sera ci aspetta il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra probabilmente le due squadre più forti del mondo. Una finale anticipata, c'è Manchester City, Real Madrid, let's go! Questo è il nostro hotel che si trova nel pieno centro di Manchester, letteralmente a 5 minuti a piedi dalla stazione di Manchester Piccadilly, che è la stazione principale. La giornata oggi è meravigliosa, bellissimo. La nostra stanza è la 209. Entriamo, è una stanza molto essenziale, diciamo. C'è un lettino singolo incastonato sull'angolino, la scrivania dove lavorare, c'è anche un ventilatore perché il problema di questa stanza è che non ci sono finestre. Ovviamente appunto scrivania, sedia, qui c'è la macchinetta per farsi il tè, il caffè. Qui c'è uno specchio e dentro questo specchio c'è tipo una specie di armadio e questo è il bagno. Niente di che, let's go. Dopo l'emozionantissima partita d'andata non potevo assolutamente perdermi l'epilogo finale di questo match ed infatti eccoci qua nella insolitamente soleggiata Manchester, anche se come vedete dal cappuccio fa abbastanza freschino, ci saranno circa 7 gradi e già che siamo qui c'è un'altra occasione da cogliere, quella di andare a vedere uno stadio storico che ormai da troppo tempo non ospita partite di un certo livello. Andiamo ad Old Trafford. Anche ieri sera la Champions League ci ha regalato delle emozioni veramente incredibili con Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain che approdano alle semifinali di Champions League ribaltando il risultato dell'andata. Ovviamente noi andremo a vederle, quindi ricordatevi di mettere like e iscrivervi al canale per non perdervi questi contenuti veramente incredibili, anche perché mi stanno costando un occhio della testa. Ovviamente ieri sera sempre decisivo Kylian Mbappé, mamma mia che evento, che con 15 gol in 12 partite diventa il secondo miglior marcatore nelle gare in trasferta della fase eliminazione diretta, superando Karim Benzema e adesso punta diretto al GOAT Cristiano Ronaldo. Più ci si avvicina allo stadio e più i locali sono tappezzati a tema Manchester United. So my prediction for this game. 3-1 Real Madrid. Vamos! Who's gonna score? Who's gonna score? Jude Ok. and Rodrigo. Fede Valverde. Ok, Yeah. thanks a lot man. Yes. Cuando queráis. Vale. La predicción del partido, Sí, pues va a ser un partido muy complicado. 1-2. vale. ¿Quién va a marcar? Bellingham y Vinicius. 2-3. En Madrid marcan uno Bellingham, otro Vinicius y otro Tchouaméni. Y en el City marcan Bernardo Silva y Foden. Vale. Partidazo, 3-4. Vale. Goles de uno de Bellingham, dos de Vinicius Junior y otro o de Rudiger o de Rodrigo. Vale. ¿Y vais a ganar la Champions este año también? Sí, Pues seguro, que sí. seguro. Somos el Madrid. Signore e signori, vi presento il teatro dei sogni, Old Trafford, la casa dei Red Devils. Bellissimo anche il fatto che lo stadio sia circondato da queste murette con le immagini storiche della storia del Manchester United. Ovviamente non potevamo non fare un saluto alla statua di Sir Alex Ferguson, l'allenatore più vincente della storia del Manchester United, ovviamente posizionata sotto la Sir Alex Ferguson stand, ovvero la tribuna a lui intitolata. Mamma mia, che meraviglia di stadio ragazzi! È sempre stato un mio desiderio grandissimo venire a vedere uno stadio come Old Trafford, anche semplicemente da fuori. Questo progetto mi sta riportando bambino e mi sta facendo rivivere delle emozioni che veramente non provavo da tantissimo tempo. Quindi il vostro supporto veramente mi renderebbe felicissimo e spero che apprezziate i miei contenuti quanto io apprezzi girarli. Siamo arrivati nel punto di ritrovo dei tifosi dei Blancos, una marea! Ovviamente adesso andiamo nel mezzo, come vedete ho già preso la sciarpa della partita altrimenti mi ammalo. Let's go! Tutta la piazza tappezzata con le bandiere della Spagna e gli stendardi del Real Madrid. Qualche tifoso del City è venuto a istigare i tifosi spagnoli. Questa sera alla Madrid speriamo che passi alle semifinali. Il mio pronostico per la partita però vede un Manchester City vincente. In tutti gli scontri in Champions League tra Manchester City e Real Madrid all'Etihad, il Real Madrid non ha mai vinto e non credo che lo farà questa sera. Il City lo vedo leggermente superiore. Ok ragazzi, è il momento, si va all'Etihad Stadium. Eccoci arrivati allo stadio ragazzi e adesso l'obiettivo come sempre è accogliere il pullman del City.
Spettacolo pirotecnico per accogliere il pullman del Manchester City che è in arrivo. Si sono accesi anche i fumogeni. Eccolo il pullman, ragazzi! Una alla volta i giocatori stanno scendendo dal pullman e uno speaker li sta annunciando. Spettacolo questa cosa, bellissimo! Praticamente vedi i tuoi giocatori preferiti veramente a 5 metri di distanza. Comunque lo stadio non esteticamente bellissimo, però ha un po' di vibes che ricordano San Siro e il vecchio Santiago Bernabéu. Controlli passati e adesso stiamo salendo su una di quelle strutture circolari che vedevate prima. Andiamo al settore. Questo è il nostro posto 849 con questa vista. Non male neanche questa volta, ragazzi. Il City è entrato in campo per il riscaldamento, lì che fa stretching. Il vichingo norvegese Erling Haaland e al suo fianco Kevin De Bruyne. Jude Bellingham. Entrano in campo le squadre per gli applausi dell'Etihad. Anche qua l'inno della Champions è una cosa abbastanza comune allora tra tutti gli stadi europei. Inizia il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Che emozione, che emozione! Ecco Bellingham, la metto giù divinamente. Ci prova il Real, Valverde, filtrante per Vinicius in mezzo, cosa ha sbagliato? 1-0 Real, ha segnato Rodrigo. Tutto buono. Il Real Madrid passa in vantaggio all'11° del primo tempo. Esulta Rodrigo sotto il settore ospiti. Aveva fatto una parata incredibile Ederson e sulla respinta la palla è tornato sui piedi di Rodrigo che porta in vantaggio il Real Madrid. De Bruyne dalla bandierina. Direttamente in porta. Ha tentato il gol olimpico. Cambio di gioco per Grealish che la tiene in campo, benissimo per Bernardo Silva, in mezzo per Haaland, alta! E adesso la partita diventa bella! Luca Akanji, De Bruyne. Si salva, non si sa come Real, traversa! Incredibile, sulla linea di porta Bernardo Silva non è riuscito a buttarla dentro. Che occasione per il Manchester City. Ecco Vinicius, 1 contro 3, prova a darla indietro, Carvajal. Rimpallato, Valverde. Ecco il City ora, De Bruyne, il tiro, Rooney. Paratona del portiere dei Blancos. Insiste però il City. Grealish. Ancora Grealish. Oh, bella giocata. Foden. De Bruyne. Il tiro. Alta. Iniziano ad essere tante però adesso le occasioni per il Manchester City. Real Madrid abbastanza chiuso in difesa che però non rinuncia alle ripartenze, però sta lasciando veramente troppi spazi. Guardiola cammina pensieroso nella sua area tecnica. Finisce il primo tempo, una partita molto tattica fino a questo momento, sicuramente meno entusiasmante della partita d'andata. Il Manchester City meriterebbe il pareggio, aumentato il ritmo dopo il gol subito da parte di Rodrigo. Vediamo che adesso nel secondo tempo i ritmi aumentino ulteriormente per aumentare anche lo spettacolo. Rodrigo. In mezzo. Attenzione a Lunin! Altra grandissima opportunità per il City. Come ci si aspettava ci sono molti più spazi in questo inizio di secondo tempo. Il lancio di Rodrigo per Vinicius chiuso bene da Walker. E questa è la reazione dell'Etihad. Un inferno adesso l'Etihad.
Spazio Rudiger. Sono sempre lì però, sono sempre lì. Momento di massimo sforzo per il Manchester City. Il Real ha messo le barricate in difesa. Ecco l'indicata di Carvajal per Valverde. In mezzo Ederson esce molto bene. 74, Manchester City 0, Real Madrid 1. Sofferenza totale per i tifosi del Real Madrid. È assedio del City. In mezzo esplode l'Etihad. Ha segnato De Bruyne. Era nell'aria, ragazzi, troppa sofferenza per il Real Madrid. Manchester City ha avuto veramente un'infinità di occasioni da gol e alla fine è riuscita ad agguantare il pareggio. Delirio adesso, delirio. Akanji, ancora De Bruyne. A quanto è andato vicino! Tiro impressionante del belga. Sempre lì Citizens. Akanji, De Bruyne! Cosa si è mangiato? Cosa ha sbagliato De Bruyne? Un rigore in movimento. Adesso però sono troppe le occasioni. Sono troppe occasioni. Il Real Madrid deve cambiare assolutamente qualcosa. Ancelotti deve assolutamente fare qualcosa. È una sofferenza totale. 86-30. Si va ai tempi supplementari. All'andata avevamo chiesto che questa partita non finisse mai e forse questa volta qualcuno là in alto ci ha ascoltato. Siamo sempre lì, Bernardo in mezzo. Foden ha ciclato. Oddio. Altra grandissima opportunità per il City. A fianco a me ho un tifoso del Real Madrid, sta morendo, sta letteralmente morendo. Bello! La geniale di Modric, a Vinicius. Che chiusura di volta. Standing ovation, tutti in piedi. Che chiusura di palla oltre, ragazzi. Vinicius esce dal campo con qualche acciacco fisiso. Si prende tutto il tempo. Finisce anche il primo tempo supplementare, il risultato sempre fermo sull'1-1. Il pubblico carica la squadra. Le note degli Oasis. Bernardo, c'è apprensione, non passa questa palla, però è sempre lì in Manchester City. 115esimo minuto, 5 minuti e poi ci saranno i calci di rigore. I tifosi del Madrid cantano "Si se puede", si va ai calci di rigore. Il City in cerchio probabilmente stanno decidendo chi sarà a calciare i rigori. Li tirano sotto la nostra porta, non ci credo. Andiamo, che bello, sono proprio contento, let's go. Tutto lo stadio in piedi ovviamente. A battere il primo calcio di rigore sarà il Manchester City con Julian Alvarez. Parte la ragna. 1-0 City. È il turno di Modric, accolto dai fischi ovviamente, si avvicina sul dischetto. Modric contro Ederson. Parato rigore di Modric. Da Bernardo Silva. Parato. Rigore bruttissimo centrale di Bernardo Silva. Lunin è rimasto fermo e l'ha proprio afferrato a due mani. È il turno di Jude Bellingham del dischetto.
Non fare scherzi, Giù. Non fare scherzi. Va Bellingham. Rete. Spiazzato Ederson, 1-1. Posiziona la palla Matteo Kovacic, l'ex Inter dal dischetto. Kovacic contro Lunin. Parte il croato. Parato anche questo. Miracoloso Lunin. Lunin è il terzo portiere del Real. Fenomeno assoluto, migliore in campo questa sera. Para il rigore a Kovacic. Al dischetto adesso Lucas Vázquez, il canterano del Real Madrid, allo spagnolo degli 11 metri. Spiazza Ederson. E adesso la pressione è tutta sui piedi di Phil Foden. La Foden. Rete. 2-2. Parte lo spagnolo. Rete, spiazzato Ederson ancora una volta. Assurdo ragazzi, mamma mia che tensione che si respira allo stadio, veramente. Addirittura Ederson dal dischetto. Se lo sbaglia il City è fuori. E segna! Rigore perfetto da parte del portiere brasiliano. Tutto sui piedi di Rudiger. Se lo segna il Real Madrid vola in semifinali di Champions League. Tutto lo stadio sta fischiando. La rincorsa di Rudiger. Ti prego segna, ti prego segna. Segna Rudiger. E Real Madrid si qualifica alle semifinali di Champions League. Elimina il Manchester City e il settore ospite ovviamente esplode di gioia. Etihad che comunque sta applaudendo perché il City ha fatto una partita incredibile. E noi ovviamente siamo contentissimi che sia passato il Real Madrid. Bellingham corre ad abbracciare i propri tifosi, ad esultare sotto il settore. Finisce qui un quarto di finale super avvincente, super emozionante per noi amanti del calcio, per noi amanti del football. Alla fine vince il Real Madrid perché vince sempre il Real Madrid. Se vuoi vincere la Champions devi passare sul loro cadavere. È questo che la storia ci insegna. Io sono veramente super contento, speravo che il Madrid passasse il turno. Il City ha giocato una partita veramente incredibile, ha avuto una marea di occasioni da gol. Il Real Madrid da buon italiano quale Ancelotti ha piazzato il pullman davanti alla porta e ha provato a giocarsela in ripartenza e alla fine ha avuto ragione. Il Real Madrid affronterà in semifinale il Bayern Monaco che ha eliminato l'Arsenal per 1-0, quindi le semifinali saranno Borussia Dortmund Paris Saint-Germain e Real Madrid Bayern Monaco. Noi ovviamente ci saremo, andremo a vederle sia a Madrid sia a Monaco, andremo a Dortmund, andremo a Parigi, quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto, se vi piacciono i miei contenuti mettete like che per me è veramente molto importante, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo martedì con un altro video, il video del derby di Milano, Milan-Inter, la partita che potrebbe decidere lo scudetto per noi nerazzurri, quindi mi raccomando non perdetevelo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!